Questa grossa tracina è uno dei pesci più pericolosi del Mediterraneo. La sua pinna dorsale nera, infatti, può iniettare un veleno dolorosissimo per l'uomo, ma la sua carne è bianca e delicata ed è ottima da mangiare. È disegnata da molti pescatori, ma a me piace moltissimo sia catturarla, ma soprattutto mangiarla. Questa ce la mangiamo subito. La tracina è un predatore eccezionale e caccia di tutto: crostacei, cefalopodi e piccoli pesci. Pescarla è semplice, ma per farlo bisogna trovare la giusta zona. Le tracine vivono su fondali sabbiosi dove si insabbiano completamente, rimanendo con la testa di fuori in modo da poter sorprendere le loro prede. Nei primi metri di fondo vivono sia la tracina drago che la tracina vipera, le classiche tracine che ci pungono quando facciamo il bagno, mentre sui fondali più alti vivono la tracina ragno e quella raggiata, che raggiungono dimensioni molto maggiori. Oggi cercheremo appunto le tracine più grandi e lo faremo spostandoci su fondali di circa 40 metri e ovviamente le pescheremo con la barca a vela. Eccoci qua, assetto di pesca, autopilota, un micro pezzettino di Genoa e siamo pronti a trainare. La velocità è perfetta. Utilizziamo due montature, come vedete, una senza octopus e l'altra con l'octopus, così voglio vedere anche quale delle due attira di più la tracina. Ora creo una strisciolina di calamaro, va bene anche la seppia, qualsiasi cosa, va bene anche un pesciolino vivo, ma noi non ce l'abbiamo, quindi andiamo di calamaro. Questi sono questi calamari congelati a bordo, che sono fantastici perché tengono veramente tutta l'integrità, costano il giusto. Dal calamaro cerco di ottenere due strisce abbastanza lunghe. Questo tipo di pesca ve l'avevo già fatto vedere un paio di volte e funziona benissimo e soprattutto è molto semplice. Si può pescare di tutto, anche le grosse tanute e a volte anche i dentici se ci sono. Le alette toglietele perché sennò comincia a ruotare da tutte le parti. Una striscia così è perfetta. Amo doppio, vedete, lo vado proprio a cucire. Dall'altra parte stessa cosa. Si crea sta montatura qui. L'octopus vi dà magari qualcosina in più, vediamo. Una la teniamo un po' più attaccata al fondo, l'altra invece la sollevo un pochino per le tanute, per questi altri pesci qui. A circa una decina di metri dall'esca inserisco un piombo guardiano che porterà tutta la montatura a pescare sul fondo, in modo da fare una sorta di bolentino a scarroccio. Quando il piombo tocca sul fondo, a questo punto chiudete il mulinello, recuperate un paio di volte e siete in pesca. Due botte. Con l'altra canna faccio esattamente la stessa cosa, tuttavia utilizzo un piombo più leggero, in modo da pescare più lontano e poterlo alzare più agevolmente, qualora volessi pescare un po' più staccato dal fondo. Insomma, si fanno gli esperimenti in modo da capire in quel giorno come sta mangiando il pesce, perché non tutti i giorni sono uguali. E ora aspettiamo. I primi pesci ad avventarsi sulla striscia di calamaro sono saraghi e tanute, che sono voracissimi, ma tuttavia hanno una bocca molto piccola e non riescono ad ingoiare tutta la striscia. E spesso le loro mangiate non riescono neanche ad essere visibili sulla canna, se non quelle dei pesci più grandi. C'è un pesce che sta cercando di mangiare, ma non ci riesce. Allora, vediamo se con la canna in mano. A volte la tracina insegue l'esca anche per decine di metri e bisogna avere pazienza. Infatti la boccata sarà decisa e vorace. Questo pesce sta davvero giocando con l'esca, ma non è intenzionato a mangiarlo. C'è qualcosa che non gli quadra, oppure è troppo piccolo. Potrebbe non essere una tracina, ma un pesce più piccolo che sta mangiando dei pezzettini di calamaro. A questo punto è meglio aspettare. Pesce attira pesce. Sono infatti delle piccole tanute, ma state pur sicuri che un pesce più grande sarà comunque attirato da tutto questo movimento. Ci stava fregando il ragazzo, però l'abbiamo fregato noi. Non so che pesce sia, Un bel pesce sicuramente. Anche di là, anche di là. Ci sta qua. Tracinona, tracinona. Mamma mia, guarda che grossa. Mamma mia. Qua è mortale questa, Sì, mi levo. Buttala dentro la masca subito.
buttiamola qua. Poi ci pensiamo. Vai, Che ha prendi boccato quell'altro. pure di qua. C'è. Finalmente, Un fragolino meraviglioso, guardate, guardate. Olè. Bello. Si è preso benissimo, sti ami sono micidiali. Sta tracina è bestiale. State molto attenti quando slamate questi pesci e se non siete sicuri tagliate il filo. Pinze, non si scherza, qui non si scherza minimamente. Pinze, raga, quando mangiano queste cose giganti ci vogliono le pinze assolutamente, perché sennò vi fate malissimo. Vedete, a differenza del fragolino, la tracina se lo ingoia direttamente, quindi posso sfruttare praticamente la stessa esca. Mangiata decisa. Questa è una tecnica bellissima. Bel tracinone, quello sarà sui 6-7 etti. Ributtiamo via. Il segreto è stato quello di trovare la velocità giusta della barca, ma soprattutto la zona buona. Come siamo arrivati in zona buona hanno cominciato a mangiare, ma uno dietro l'altro proprio. La tracina meravigliosa, quella è pure buonissima. Appena pescato un pesce o appena avuto una bella mangiata mi segno sempre il punto, in modo da cominciare a costruirmi una piccola memoria storica del GPS. E di solito dove ci sono più mangiate vuol dire che sono anche le zone migliori. Ora c'è la bestia di Satana lì dentro, c'è una paura. Vedete, io faccio proprio delle striscione. Più è lungo il calamaro, più è facile innescarlo. Strisciona così. Olè. Che va a finire a punta, in modo tale che sia idrodinamica e funzioni bene. E non deve girare, mi raccomando. Cioè, rispetto alla traina col vivo, che non mi piace, almeno qui c'è la possibilità proprio di catturare un sacco di pesci. Comunque sti ametti sono terribili. Ve lo faccio rivedere. Amo qui, nella parte del mantello davanti, e l'amo dietro lo mettiamo a metà. È ovvio, con gli ami più grandi possiamo pescare meglio sicuramente i capponi, le tracinone, però con questi più piccolini, le tanute, gli sparidi, i fragolini riescono a essere presi molto meglio. E guardate che può mangiare anche il dentice. Guardate che bella la striscia. Nuota proprio dritta. Gli piace, gli piace. Visto che sulla barca a vela siamo organizzati e il frigo è acceso, poi i pesci li mettiamo direttamente in frigo. Soprattutto lei, che lì dentro non mi piace. Così chiudiamo. Così chiudiamo e stiamo più sereni, perché lì dentro non è che mi piaceva molto. Tanto è meglio che stanno in frigo piuttosto che lì in quell'acqua mezza morta. Eccola qua. Mangiano male comunque, queste toccatine infami. Ecco, c'è. Adesso non so di che pesce si tratti, Disgraziati maledetti. Danno le toccatine, visto, poi continuano a seguire, quindi bisogna essere bravi a rilasciare subito il filo. Abbiamo trovato di nuovo la velocità giusta, perché prima eravamo troppo veloci. Cioè deve veramente rasentare il fondo. Un'altra tracinona. Ottimo. Tira anche molto. Bestia. Occhio sempre.
bestiali ste tracine, Pa, che ne dici? Perfette, bellissime, meravigliose. Abbiamo preso proprio perché siamo riusciti a beccare la velocità giusta ed è difficile perché bisogna gestire la vela davanti in modo tale che non ci dia troppa spinta né troppo poca. Quindi però più o meno, visto che questa dimensione funziona. Si è slamata da sola, meno male. C'ha dei colori incredibili questa tracina, guardate. E questa è proprio la tracina raggiata, riconoscibilissima sia per il muso sia per la colorazione a macchie. Passa qualche altro minuto e a parte qualche timida mangiata non vediamo più nulla. Il mare ha cominciato ad agitarsi e il vento ad aumentare. Decidiamo quindi di rientrare serenamente con il nostro bel bottino. Che figata, questa è la cosa più figa da fare, mettersi qui si sente tutta la potenza della vela. Vai, vai, che la mia bandiera è tutta rovinata. Maledetta. Siamo tornati, Il pesce è veramente freschissimo. Appena preso, messo in frigorifero, devo dire fa la differenza rispetto a tenerlo anche solo nel micro. Non l'avevo mai fatto perché ovviamente non avendolo avuto, e devo dire che il colore del fragolino è rimasto perfetto, pure quello delle tracinone. E con il colore meraviglioso di queste prede, per oggi vi lascio e vi saluto al prossimo video.